La Sacher è senz'altro la torta viennese più nota al mondo. Oggi ve la propongo con la classica frolla al posto della classica base. La faremo infatti in versione crostata. Cominciamo! Per fare la nostra frolla iniziamo appunto mettendo in un cutter la farina e il cacao amaro in polvere. Dobbiamo fare la classica assabbiatura, quindi vado a prendere il burro che deve essere freddo da frigorifero. Mettiamo quindi il burro nel cutter. E come vi dicevo, azioniamo la macchina fino a fare diventare il burro fine come la sabbia. Ora possiamo aggiungere tutti gli altri ingredienti, quindi un uovo in tuorlo, la farina di mandorle, un pizzico di sale e lo zucchero a velo. Azioniamo di nuovo il cutter per compattare gli ingredienti. E ribaltiamo tutto sul piano di lavoro. E adesso lavoriamo il nostro impasto per renderlo bello liscio e omogeneo. Ecco, adesso dobbiamo ricavare 250 grammi di impasto. Perfetto. Formare una pallina. La appiattiamo un po' e la stendiamo tra due fogli di carta forno per ottenere un cerchio di circa 21 cm di diametro. Ecco, la base, cioè quella che metteremo sul fondo della crostata, è pronta. Adesso, invece, con l'impasto restante formeremo un rettangolo, perché da questo poi ricaveremo invece le losanghe, ovvero le striscioline che intrecciate formeranno i rombi, ovvero le losanghe della nostra crostata. Diamogli già la forma abbastanza rettangolare e lo stendiamo allo stesso modo. Ovviamente poi tutte e due le basi andranno in frigorifero per almeno mezz'ora, anche di più se avete tempo. Ora ci dedichiamo a preparare la ganache che farà parte della farcitura della nostra crostata Sacher. Quindi in un pentolino mettiamo la panna a scaldare, anzi la facciamo sfiorare il bollore e aggiungiamo anche del glucosio. Lo facciamo sciogliere e attendiamo appunto che la panna sfiori il bollore. Ecco, la panna sta cominciando a scaldarsi a dovere, quindi abbasso il fuoco e aggiungo il cioccolato fondente tritato e adesso mischiamo per scioglierlo per bene. Ecco, accertatevi di aver sciolto bene il cioccolato e di non lasciare dei pezzettini all'interno. E in ultimo, spegnendo il fuoco completamente, aggiungiamo il burro e naturalmente mischiamo per farlo sciogliere. Ora mettiamo in una ciotolina a raffreddare la nostra ganache e poi la prenderemo appunto all'ultimo quando ci servirà di formare il ripieno. Eccoci con il nostro stampo. Il mio ha un fondo removibile, c'è un perché, ora vi faccio vedere. Sotto appunto questo cerchio ha un diametro di 21 cm. Questo disco deve avere lo stesso diametro di quest'altro, quindi ce lo posizioniamo sopra, tagliamo la pasta in eccesso, non buttate mai via i ritagli perché ci potete fare altre cose, per esempio dei biscottini, e poi lo andiamo a mettere sul fondo della nostra tortiera, come ci eravamo detti. Quindi da questo rettangolo noi ricaveremo sia un bordo di 2 cm, non lo facciamo più alto perché in quell'altezza verrà racchiusa sia la confettura che la ganache. Se fosse troppo alto poi non avremmo di che riempirlo. E anche tutte le striscioline che andranno, come vi dicevo, poi intrecciate per formare le losanghe. I bordi li tagliamo con una rotella dritta o con un coltellino dritto, mentre le losanghe verranno tagliate appunto con la rotella a zig-zag dentellata. Allora tagliamo via il primo pezzetto e poi ricaviamo dei pezzettini, appunto come vedete delle striscette da un paio di centimetri. Quindi
Ovviamente anche i bordi devono essere regolari. Andiamo a mettere le striscioline qui lungo i bordi, lungo il perimetro, diciamo, della nostra crostata. Ecco qua, abbiamo formato quindi la parte laterale della nostra crostata. Bucherelliamo il fondo senza oltrepassare l'impasto. Porto intanto l'impasto in frigorifero perché nel frattempo non vorrei che si ammorbidisse troppo, perché dobbiamo mettere ancora la confettura e la ganache e poi sopra le losanghe. Qui c'è la nostra ganache che nel frattempo si è raffreddata e la confettura di albicocche, che ovviamente sono sapori che ricordano la nostra Sacher tradizionale. Quindi spalmiamo la confettura sul fondo e poi sopra la confettura versiamo la nostra ganache. Cerchiamo di coprire la confettura con la ganache, soprattutto vicino ai bordi. E adesso vado a riprendere la frolla per terminare la nostra crostata Sacher. Ricaviamo quindi delle striscioline con la rotella a zig-zag dentellata. Io le farei larghe 1,5 centimetri, non di più. Ecco, una volta fatte le prime 5 losanghe, voi ne potete fare quante ne volete, ricordatevi di ruotare un pochino la tortiera perché non dobbiamo ottenere dei quadrati ma dei rombi. Ecco, ora la nostra torta deve andare in frigorifero per una mezz'oretta. E ora possiamo infornare la nostra crostata Sacher nel forno statico a 170 gradi per 40 minuti. Ecco la nostra crostata Sacher, sono proprio curiosa di vedere come è venuta dentro. Tagliamone una fetta. Sembra golosissima. E io vado a immortalare questa crostata.